Allora ragazzi, benvenuti. Io mi chiamo Giulio e come dico a tutti sono nato qui dentro il castello, ma non sono figlio di un principe. Sono nato dentro una carriola, sono gemello di 7 mesi, quando sono nato io ai tempi si moriva. Quindi scatola di scarpe perché l'acqua calda o fatta. Poi Jesus Christ lo spacca. Lo senti che inglese? Ho sentito. Io sono nato nel castello, ma non so più di un principe. Mia madre lavorava in miniera dentro la miniera di Caolino, insieme ad altre mamma e papà. E io ho ricostruito tutta la storia della mia famiglia e della comunità. Queste cose mi appartengono e ci tengo a divulgarle, specialmente ai giovani. Come li chiami? Adesso. E tu? Tu fai la quarta? No, seconda me. Complimenti. Io la quarta. Io sapevo che qualcuno faceva la quarta. Ok. Ti piacciono i minerali con i fossili? A te piacciono? Tu come li chiami? Mi ha detto che ti chiami? Adriano. Ti piacciono a te? Che fa la prima, la seconda? Vabbè, i magie vi piacciono? Sì. Allora lo facciamo, eh? Tu ti chiami? Lara. Bravo, ok. Serviamo tutti questi ragazzini, nomi, eccetera. Poi passano pure per me. Allora ragazzi, io vi do un flash su Santa Severa come sorta, dopodiché andiamo avanti, va bene? Guardate, questo è il castello di Santa Severa. Negli anni 30 Santa Severa città non esisteva, non era ancora urbanizzata, era soltanto una zona malarica. Sapresti dirmi cos'è la malaria? Oh, mi devi guardare a me, non tu Che suggerimenti? Malattia. Ho capito. Malattia. Malattia causata da chi? Dalle? Zanzara, no, non suggerisci ancora. Queste zanzare qui eravamo invasi perché era una zona malarica. Quando Mussolini fece la bonifica dell'Agro Pontino, che da Latina arrivò in Toscana, volle fare di Santa Severa un'area di vacanza, di villeggiatura per i propri gerarchi, per i propri amici. Questo era il castello, questa è la mappa con i nomi dei gerarchi da allora che hanno fondato Santa Severa. Oh, voi non fate parte perché state dall'altra parte di Santa Severa, questa è la parte vecchia, questa è una villa standard tipo come deve essere costruita e qui finalmente la realizzazione e la nascita di Santa Severa città. Qui sulla sinistra c'è il mare e queste sono le prime 70 abitazioni. Ok? Allora, ferma questa premessa, le attività produttive che c'erano e che ancora esistono qui nel nostro territorio erano e sono rappresentate dall'attività agricola, che come vi centro è dentro il castello, poi vediamo, e l'attività mineraria che ancora funziona e consiste nell'estrazione dei minieri di kaolino. Voi sapete tutti, vero, cos'è il kaolino? Lo sai cos'è il kaolino? La nonna ce l'avete? La nonna ce l'hai? Tu ce l'hai la nonna, la stessa nonna, no? Voi ce l'avete la nonnina? Bimbi? Io so che le nonnine cucinano bene, vero? E ci andate a mangiare qualche volta? E quando andate dalla nonna su quali piatti vi fa mangiare? Mica quelli di plastica, no? Poi sono i piatti che usa la nonna, quello di ripetete ceramica? Ceramica. Pure tu ripeti ceramica. Ceramica. Oppure porcellana. Ti prego, ripeti. Porcellana. Ma questo kaolino che cos'è? Chimicamente un silicato formato da quarzo e da alluminio. Da un punto di vista geologico, il Lazio essendo di natura vulcanica, queste rocce feldspatiche e quadernali alterandosi formano un'argilla che serve a fare porcellane, sanitari, ceramiche, ma hanno molte applicazioni industriali perché vanno al settore elettrico, chimico, meccanico, la carta, la gomma, la cosmetica. Noi abbiamo l'unica miniera attiva ancora in Italia che si trova qui al Sasso, qui vicino, e questi forniscono tutt'oggi i poli industriali di Sassuolo e Civita Castellana. C'è un amico che sta lì che mi fa sempre disperare perché non mi dice mai le cose sul serio.
Salve, signora, che è Siamo successo? troppi, se ci aggiungiamo siamo in 3. Beh, se siete in 3 soltanto, vabbè, venite. Ci possiamo su. aggiungere, ci possiamo aggiungere. Dove metto non lo so, comunque venite. Una è piccola. Avanti, avanti. Signora, venga qui da questa parte. Sul primo Vieni, banco. bello. Lei è una nonna, vero? Sì, si vede. Si vede, è la Ma nipotina. quando vai dalla nonna su quale piatti ti fa mangiare? Mica quelli di plastica, no? Quelli di cera, no la cera. Abbiamo parlato di cera fino a poco fa. del messaggio. Sì, i ragazzini imbriacano ora. Ripeto, ceramica oppure porcellana. Chiaro? Allora, ripeti, ceramica oppure porcellana. Oh, che bravo. Bravo. Ora, stavo Scusate dicendo, l'interruzione. questo caolino diciamo, ha molte applicazioni industriali e ovviamente ci tengo a divulgarle e fare conoscere. Queste cose che vi sto dicendo sono memorie storiche che io ci tengo a divulgare e far conoscere specialmente ai giovani affinché non dimenticano la fatica, le umiliazioni che i nostri nonni e padri subivano per poter sopravvivere. E queste cose non bisogna dimenticarle. Sono stato chiaro? Ok. Come ti chiami? Sta tranquilla. Non te preoccupare. Allora, che volevo dire ancora altre cose? Andiamo a vedere che si tratta. Andiamo sopra per le scale. Piano piano, senza la Toscana, sino in campagna. Nell'area non dormire. Nell'area laziale, per quello che ci riguarda, noi siamo qui, apparteniamo al distretto vulcanico Tolfetano, Cerite e Manziano, cioè l'attività eruttiva portò alla formazione di domi, che sono questi domi, delle colline, ma di natura acida, che alterandosi con processi chimici fisici hanno formato quelle miniere di caolino per fare porcellana, eccetera. Ora quindi attenzione, essendo un'area di natura idrotermale, che significa che ci sono acque calde, ripetete calde, hanno un tenore elevato di anidride carbonica e acido solfitrico. Ripetetemi la formula dell'anidride carbonica CO2, ripetete CO2, che a contatto col terreno e processi chimici fisici forma una gran quantità di minerali che sono esposti in vetrina sposta del bianco. Prima gli ha detto l'anno, adesso sì. Hanno messo lì apposta perché sapevano minerali che non sono positivi per fare la porcellana perché sono delle impurità. Sappiate in tutte le parti del mondo che per fare la porcellana il caolino deve essere purissimo, in quanto va da 1230 a 1500 gradi centigradi. Se ha delle impurità, spacca. Chiaro? Ricordo sempre che l'unica miniera attiva in Italia è questa, che si trova qui, ragazzi, a Monte Sugherito, qui vicino al Sasso. Io poi mi chiedo perché si chiamerà Monte Sugherito. Che ci sarà a Monte Sugherito? Il Sugherito. Ripetete sughero. Qual è il sughero che voi conoscete? Oh, allora. Quello che date delle bottiglie. Chi è tuo padre? effettivamente è vero. Non c'era troppo, giusto? Oh, ne mettiamo uno. Ma dai, sto giocando. Ma stiamo scherzando? Sto scherzando, ma chi sta sempre a stappare bottiglie, guarda. No, e allora basta, non ti preoccupare. Guarda, non mi dovete dire i tappi, mi dovete dire la corteccia della pianta. Chiaro? Ok? Sei bravissima tu. Attenzione. Lascia perdere. Nella miniera ci sono, io ricordo sempre, capitava molto spesso che dovessi portare a volte, ero un ragazzino, 12-13 anni, portavo il pranzo in miniera a mio papà, ma non c'erano né biciclette né motorini, a piedi attraverso il bosco c'eravi su e con l'oretta gli portavo il pranzo. Insomma, capitava pure che nella circostanza c'era una teleferica che da miniera arrivava allo stabilimento.
c'era un punto dove era basso, sai, a monte. Arrivavamo lì e aspettavamo che arrivasse. Quando arrivava la periferica, un punto basso, saltavi dentro e non hai fatto la pranzo. E insomma, con un'oretta facevi tutto, e ciò per 10 minuti. Che c'è? Sei stanco? Ma che bravo che sei. E allora a un certo punto che succedeva? Che i minatori si incavolavano pure, dice Giulio non c'è di montare qui, ma sai, noi a quell'età eravamo tutti bombaroli, buttavamo il bomba a mare e prendere il pesce, non ci mettevamo paura di un carrierino, facevamo le bombe per buttare a mare e prendere il pesce. La gente c'aveva fame, e allora dovevi in qualche modo organizzare. Qua, vedeva là, no? No. E lì, buttavamo le bombe a mare. Allora, attenzione, nella miniera ci sono, quindi capitava anche che si facevano salire qui sopra, questo è un dolce americano, l'ultima guerra, ricordo che mi portavano in prossimità della miniera. Quando arrivavi a questo punto salivi dentro il carrello, poi spingevi e si andava in galleria. Ragazzi, per me era un gioco, ma sti fuori disgraziati, ma che ti davano la disperazione? L'unica cosa che ti davano erano i minerali che trovavano, per cui da lì venne la mia passione, da lì giù io ci ho fatto questi studi e lavorando e studiando. Sono stato chiaro? Si dicevano nella miniera ci sono 3 tipi diversi, 3 mitologie diverse. Colore bianco serve per la porcellana, questa voglio viene usata a Sassuolo per fare ingresso orchestrelli, pavimentazioni. Quello grigio che non serve a nulla, però lo utilizzo per fare prove spettrometrie, cioè come si riconosce un minerale da un punto di vista chimico. Attraverso i colori si identificano gli elementi che stanno nel minerale. Spettrometria, ragazzi, conosciamo qualcosa. Allora, esaminiamo questi minerali. Questo bianco, ripetemi la parola caolino. E ripetemi la parola minerali. Allora, esaminiamo questo caolino bianco. L'industria lo prende dalla miniera, lo porta in questo nuovo impianto di raffinazione. Queste sono le varie fasi di lavorazione fino ad arrivare alla parte finale che è questo caolino bianco purissimo. L'industria lo prende, lo porta a 1230 gradi, si fanno tutte le varie prove, chimiche, fisiche e meccaniche, nonché prove di flessione, torsione, carico di rottura. Quando corrisponde ai requisiti richiesti, l'industria lo compra e che ci fa? Porcellane, sanitari, piatti, cessi, quello che volete. Quindi da questo caolino bianco purissimo si arriva a questo prodotto finito. Senza questo caolino andate dalle nonnine e mangiate nei piatti di plastica. Sono stato chiaro? Ovviamente il processo è molto complesso, non è che uno compra il caolino, mette l'acqua e fa la porcellana, si sporca soltanto, qui ci vanno altri additivi, prese spadi, quarzo e vetrine. Sono stato chiaro? Vedi Musci, ma mi è piaciuto. Ovviamente questi hanno altre proprietà, non abbiamo finito ancora, e sono anche in cosmetica per farsi lo scrub. Maschere Chi è che d'argento. vuole essere imbrattato un pochino? Chi vuole 10 anni di meno? Nessuno? Basta così. Lo uso. Però non ha funzionato. Non gli ha dato 10 anni di meno. Non ti ha dato 10 anni di meno. Se lo vuoi vieni qua, facciamo. No, adesso no, vabbè, peggio per voi, diventare brutte. Allora, bimbe, facciamo qualche esperimento chimico. Mettetevi qui in fila a guardare verso la finestra. Amico mio. Claro. Allora, bimba, tu tieni qui. Ragazzi, mettetevi in senso orizzontale, così. Dai, tu vieni qui. Ma in ordine d'altezza non Metti le mani dietro. Oddio, chi è? È un professore che gli ho detto che l'avevi chiamato. Pronto? Chi è? Ah, sì, il professore. Ho avuto un
pieno di gente. C'è un po' di gente. No, ha fatto bene. Allora, lei quando venite voi attraverso i colori identifichiamo gli elementi che stanno nel minerale. Oh, devi aspettare. Allora, io non li compro dalla carroetta, si trovano in miniera, sono minerali di neoformazione, sono solfati, solfuri e carbonati. Chiaro? Sono infiltrazioni. Attenzione, esaminiamo questo minerale. L'ho ridotto in polvere. Che colore è? L'ho ridotto in polvere, ne prendo una certa pozione e l'ho messa in questa ciotolina. Qui dentro c'è una pozione magica. Ripetete la formula chimica: afilocloridrico, HCl. Ripetete HCl. Questo le suocere gli stende l'ultima in senso Che t'avanza un pochetto. non lo do a nessuno. Se è cattivo queste donne. Ne metto alcune gocce. Madonna, è avvenuta una reazione chimica. È una magia. Era, che colore è prima? Azzurro, è diventato verde e c'è anche un alone di giallo, guardate. Il verde si chiama rame, mentre il giallo si chiama zolfo. Arrivo, non è in vendita. Siete mi riconosci? Sì, sì. No. Ok? Non, questa è una bomba. Che stende, che stende, che Che li stende. tirasse su, no? Stende, stende. Attenzione, girati così, così, così. E guarda verso di me. Ok? Allora, attenzione. Questo è un filo di platino. Lo immergo nella ciotolina e lo porto alla fiamma che è questa. Conoscete questo oggetto? Vai bene alla scuola delle monache. Si chiama Enrico Bunsen. Per cronaca, Bunsen era uno scirocato tedesco che insegnava all'Università di Heidelberg. Ho detto scirocato perché era specializzato sui veleni, ma gli scoppiò una valvetta e lo rese quasi cieco. Quindi cambia un metodo, si dedica agli esplosivi. Modificando questo cannello con questa rotellina, insieme a Kirchhoff, un altro, riuscì a fare una fiamma ossidante riducente che permise loro di identificare attraverso i colori gli elementi che stanno nel minerale. Nel 1800 scoprì la spettrometria. Però questa è la base della spettrometria. Nell'800 più di uno o due elementi attraverso la fiamma non riuscivano a identificare, perché non c'hanno un mass spettrometro, non c'avevano un mass spettrometro. Col mass spettrometro metti la polvere dentro, ti fa tutto lo spettro e ti dice quello che contengono. Ma allora non c'avevano questa base. Io ricordo sempre una cinquantina d'anni fa in mineralogia all'università, se sbagliava il colore il professore mi diceva prego, si accomodi, ci vediamo l'anno prossimo. Insomma, non c'ho avuto questo trauma, però vi assicuro c'era da sparare perché te mischiava i colori e dovevi proprio avere un po' di culo, un po' di fortuna per poterli identificare, capito? La cosa era un po'... però era delitto l'università, non è che potevi fare esami così, se ne andavi con la cravatta, esami non li davi. Io fortunatamente c'ho mio fratello, quello scienziato che è morto in America, che mi prestava l'abito. E poi io risavo, si intende, la vita era quella, non è che c'avevi grosse alternative, i genitori più di quello non ti potevano dare. Comunque, attenzione, questo è un filo di platino, lo immergo nella ciotolina e lo porto alla fiamma, vediamo che magia esce fuori, Lo porto alla fiamma e che noto? Oddio, ma è una cosa magica, però guardate, se alzo la temperatura, noto che ci sono dei colori qui in mezzo, guardate, questi colori, questi elementi si trovano qui,
dentro quest'altro minerale prevalentemente verde, perché c'è la barite, la marcassite, la limonite, la pirite e la clorite. Questi elementi danno questi colori che chiaramente se avessi uno spettrometro mi identifica tutti, così non posso. Chiaro? Ti faccio provare. Fammi una foto sta prima. Sì. Mamma ci sei? Ci sono? Che vai pure alzare però. Non sto tanto sì. Ti piace? Ah. Guarda, se muore giù, queste cose non fa più nessuno. Gli fa proprio piacere. Allora, questa pianta di vitite, è piaciuto? Grazie. Questi colori, la barite, venivano usati anche dagli Etruschi, Romani, Egiziani. Questi colori sono delle sostanze che usavano fare pitture, restauri, eccetera. E quindi chiaramente diciamo una loro importanza, però molti sono radioattivi e allora la gente voglio tranquilla, va bene. Vieni qua bello. Cambia questo mano. Falla vedere a tua nonna, sta foto, non serve 50 euro stasera. Dice nonna, dammi un po' di soldi, no? Dice, nonna, l'hai presa la pensione. Dammi un po' di soldi reali che io non mi servono. Chiaro? Sei contento? Ci credo. Mamma, fai Sì. questa foto, forza. Ci sei? No, sì, adesso sì. Guarda di quello per fare tua figlia, mira me. Sì, sì. Ti piace? A tua nonna non gli chiede niente perché la tua nonna non so se ti dà qualcosa, Esatto, no, soldini. Allora vai a vedere i sapori. Allora, è interessante. Guardate che fenomeno strano, qui c'è dell'acqua, da se la metto dentro la verde che colore ritorna? Che colore è tornato? No. È una reazione reversibile, limitatamente è tornata allo stato iniziale. Questo fenomeno si chiama, ripetetemi la parola, idrolisi. Che significa? Qui dentro c'è dell'acqua, nel giro prima con l'acido per darci la colorazione verde, l'acqua si è consumata, ma se io cercare integro che fa? Ridrolizza e torna allo stato iniziale. Qui vengono chimici, non hanno visto mai il fenomeno. È stato chiaro? Vi è piaciuto? Allora, alzare i tacchi, girare l'altra parte. Grazie. Complimenti. Che bravi sti bimbi. Un applausino. No, che mi vuoi applaudire. Sono sensibile. Andrea, sei già andato? Guarda qualcosa che sei poteva interessare. Piano piano. Mio fratello. Il regista. No, lo scienziato no, forse Andrea era quello. Cosa?